Il racconto del fiore, Suruga Devil, è un libro di Nisyosin poi trasposto in una serie animata di 5 episodi, e pur facendo parte di una saga letteraria più grande, il libro resta a suo modo separato e recintato in una piccola storia di formazione. La giovane Kanbaru decide di abbandonare il basket per concentrarsi sugli studi, e in quel periodo fa la conoscenza di una alquanto antipatica ragazza, di nome Roka. Roka è una sorta di truffatrice, che promette di esaudire i desideri della gente per poi non fare niente. Ha abbandonato la scuola dopo essersi rotta la gamba e passa tutto il giorno a raccogliere le sfortune della gente per riderci su. Però non chiede soldi e i problemi effettivamente si risolvono da soli nel tempo. Come dovrebbe reagire Kanbaru? Roka sminuisce tremendamente i sentimenti delle persone e continua a imbrogliarle, però non fa nulla di male nell'atto pratico delle cose. I suoi finti clienti alla fine sono felici, si consolano sfogandosi su di lei e i loro problemi poi svaniscono nel nulla. Forse, come dice Roka, i problemi degli umani sono questioni insignificanti e il tempo cura le ferite. Nel terzo episodio, Kanbaru telefona a un'amica per avere informazioni sulla truffatrice e scopre che Roka si è suicidata. Quando una persona è giù di morale, di solito si cerca di farla guarire con discorsi di incoraggiamento del tipo «Non è niente, guarda che poi passa tutto. Questi problemi ti sembrano grandi adesso, ma dopo li vedrai come sciocchezze. Capita a tutti, non preoccupartene, continua ad andare avanti». Ma c'è differenza tra un periodo buio e una depressione clinica, se poi questa porterà anche a un suicidio. Questo genere di discorsi non è una formula magica che risolve tutto. Non si salva una persona così. Roka apparentemente si è uccisa 3 anni prima e Kanbaru finora ha parlato con un fantasma. Il motivo del suicidio però è vago. Negli episodi precedenti lo spettro si lamentava che la sua vita era finita per colpa dell'infortunio, che la riabilitazione le ha rovinato il percorso scolastico e impedito di continuare una promettente carriera nel basket. Però a quanto pare la ragazza non si è tolta la vita per una gamba rotta. Ci sono stati problemi familiari. Se prima Kanbaru era perplessa sul dover fermare o meno Roka, adesso si chiede come fare per salvarla. Per tutta la serie, le due ragazze hanno discusso sulla percezione dei problemi, sui loro effetti e della morale su come affrontarli. Tra un'argomentazione e una controargomentazione, Kanbaru ha perso di vista le sue sicurezze e nel corso di questa storia incontra diverse figure adulte che però le danno tutte risposte diverse. Una madre che non ha mai capito, un amico di famiglia dalla dubbia morale e un vecchio compagno di avventure che le dice di seguire il cuore a prescindere. Infine Kanbaru decide di esorcizzare il fantasma di Roka in qualche modo. Non ha idea se si tratti della cosa giusta da fare, se questo davvero aiuterà quella ragazza o se sta facendo tutto questo solo per se stessa. Però sta facendo qualcosa per risolvere un problema. Ha smesso di prendere i suoi dubbi e sminuirli o ingigantirli. Agisce e basta, sicura e serena. Roka a un certo punto parla del suo passato, di come ha iniziato a raccogliere le sfortune degli altri. Partì da una ragazza che era stata messa incinta da un compagno più grande e che veniva oppressa dalla madre che voleva farla abortire. In seguito a eventi particolari, quella ragazza mandò la madre in fin di vita all'ospedale e di loro non si seppe più nulla. Roka racconta di come quella fu l'unica occasione della sua vita in cui voleva aiutare davvero qualcuno. Piangeva, voleva salvare quella ragazza e quella ragazza si chiamava Roka. Questo racconto nasce da due persone che hanno fatto scelte importanti, seguendo i propri sentimenti. C'è stata davvero una scelta giusta o sbagliata? Se per una persona quella scelta è davvero giusta in quel momento, sì, può essere sbagliata, ma non per lei. È questo che c'è da capire.